Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno, anche Luna e Venere in Capricorno. Andiamo a vedere quali sono le energie nelle prossime ore o e anche nei prossimi giorni per te. Questo è un video sempre valido, ti arriva nel momento in cui ti deve arrivare affinché tu possa avere una visione sulle energie future e come indirizzarti, ok? Allora, partiamo dagli oracoli, andiamo a vedere gli spiriti quali messaggi hanno per te. Chiediamo al mio amante mistico e a tutti gli spiriti che ci guidano. Capricorno, messaggi per te. Capricorno. Questa vuole uscire. Guarda con occhi nuovi, cambia il tuo punto di vista e troverai la risposta. Ti accorgerai di qualcosa, saranno giorni sorprendenti. Qualcosa ti sorprenderà, ti porterà a guardare le cose con occhi diversi, ti stupirà, ti sorprenderà qualcosa. Ok, bellissima carta di partenza. Che cos'altro? E quello che ti stupirà è davanti ai tuoi occhi. Sarà proprio davanti ai tuoi occhi. Osserva con attenzione, quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi. Guarda con occhi nuovi. Allora, allora è chiara l'energia. Sai quando magari stiamo in un momento di apatia o di inappetenza emozionale, non ci stiamo accorgendo, a un certo punto arriva un'intuizione o arriva qualcosa e ti accorgi che ce l'hai davanti. Cioè, è una sorpresa, energia sorprendente, qui ed ora, e infatti tutte carte imminenti davanti a te, qui ed ora. La risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai, quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi, cioè, sono carte della serie, uè, svegliati, sta là! Cioè, qui ed ora è una carta di manifestazione istantanea davanti ai tuoi occhi. La realtà cambia immediatamente cambiando il punto di vista. O ti arriva un'illuminazione, o ti arriva qualcosa, boom, cambia qualche cosa ed è come se ti stupissi, ti sorprendessi. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito alle energie dei prossimi giorni, prossime ore. Capricorno. Vediamo, eccola, si è girata. Re di coppe, ci picchia. Stiamo venendo da una sensazione. Allora, 3 di spade, re di coppe, fammi mettere tutte così ti dico. Il sole, la natura, che è il diavolo, sei tu qua, e la strega. Oh. Allora, mi stanno raccontando questa lettura, questa prima parte, che ci sarà una rivelazione nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Il sole mi parla di felicità, di buone notizie, di buone nuove, no? La natura, che è il diavolo nei tarocchi, però in queste carte è ciò che ti appassiona, no? È l'energia erotica, la Kundalini che sale e ti permette di plasmare la realtà, plasmare gli eventi e cambiarli e modificarli. E la strega e il mago mi dice che ti vedo con la capacità di trasformare un evento che hai vissuto negativo, il 3 di spade, che può essere una verità a cui sei giunta o nel recente passato o qualche giorno fa, di cambiare prospettiva completamente. Cioè io qua vedo che questa è stata una verità che ti ha liberato da un'aspettativa, va bene? E qua vedo una gioia dirompente, piena di entusiasmo e di energia erotica. Quindi una verità inevitabile che ha rotto una certa illusione, una verità inevitabile che ha fatto cadere delle aspettative. Allora, questa cosa ha portato adesso a riscoprire l'autenticità, qualcosa di più bello, di più pertinente per te, e ti vedo qua piena di energia, con la capacità di trasformare un evento negativo in positivo. Ora, continuiamo.
Fante di bastoni, vedo notizie, vedo allegria, vedo entusiasmo ritrovato. 5 di spade, nonostante un po' di... Qua abbiamo la vecchia che è la forza e poi l'alto sacerdote. Allora, vedo un nuovo entusiasmo che emerge in te, anche dovuto a delle notizie che ti arrivano, un nuovo entusiasmo che emerge in te. Tu avrai la capacità di superare dei giochi di potere della mente stessa che magari hai esercitato con altre persone, giochi di potere, il 5 di spade, anche l'autosabotaggio. L'alto sacerdote mi dice che tu prenderai delle decisioni, ehm, avrai la capacità di prendere delle decisioni da un luogo sacro, cioè prendi delle decisioni che sistemano le cose. L'alto sacerdote mi parla anche di persone che riconoscono il tuo valore, anche di... Qua c'è un recupero, eh. Si sistemano le cose con una persona, secondo me, può essere una persona di qualsiasi natura. Però questa energia esattamente mi sta dicendo di un rientro del tuo potere personale che metterai in pratica, perché il Papa mi parla anche di situazioni istituzionali, di situazioni che un recupero delle energie che ti portano a stabilire, ad avere anche un certo seguito. Mi spiego, questo vedo. Vediamo. 7 di bastoni, regina di denari, wow, 10 di coppe, grande autorità avrai in famiglia e anche stabilità e felicità, vedo. Il 7 di bastoni mi parla del fatto che tu non ti sei arresa, non ti sei arreso, anche in seguito a una certa verità che hai potuto scoprire, a certe aspettative disilluse, no? E quindi la regina dei denari qua mi dice che eh, arriva un momento di grande benessere personale e familiare, va bene? Eh, un grande momento di benessere familiare e personale. Ti metti alle spalle le difficoltà inerenti forse anche a dei figli. Mm, o una certa distanza, si colmano le distanze anche in famiglia, mi dicono, si colmano le distanze in famiglia, magari ci potevano essere anche un po' dei giochi di potere in famiglia, non lo so, si colmano le distanze, c'è la forza, c'è il Papa, le cose si sistemano, hai la capacità di plasmare gli eventi, assolutamente sì. Infatti quello che cerchi è davanti ai tuoi occhi e non devi guardare troppo in là. E qua abbiamo di nuovo un 10 di spade, la signora e il signore e gli amanti. Mi stanno raccontando che probabilmente è avvenuta una frattura a livello emozionale con qualcuno. Sì, una distanza emozionale che ha creato una frattura. Ma vedo che tu vedrai questa cosa con occhi diversi, con occhi completamente nuovi. La regina di spade mi conferma il fatto che può esserci stato del dolore con qualcuno, nell'amore o nelle relazioni, non solo a livello sentimentale, del dolore con qualcuno. Però è come se, vedi qua c'è il 7 di spade, qualcuno è come se ti avesse mentito, c'erano giochi di potere, c'è una sensazione di mancanza di fiducia, ma è come se tu eh, la tua autorità spirituale e sciamanica trasformerà le cose nei prossimi giorni, guarderai le cose che sono accadute nella tua vita recente passato o passato più remoto con occhi completamente diversi. Assolutamente sì. E qua vedo una rinascita completa, il raccolto e l'araba fenice, è come se rinascessi da certe dinamiche di tensione, magari hai potuto litigare o con una persona un po' più giovane o che voleva avere ragione o qualcuno che... Allora dinamiche di potere si insinuano, no? Ehm, Qua arriverà un discorso, io vedo una presenza, può essere anche una presenza che media tra le parti, che sistema le cose e vedo armonia ritrovata. E il raccolto mi parla dell'araba fenice, no? Del giudizio. Il giudizio qua mi dice che tu riemergi, vedo una sorpresa, cioè lo stupore è più che altro qualcosa che arriva internamente e lo raccoglie anche fuori.
il raccolto è proprio è il giudizio, sì. Fammi vedere un po'. Assolutamente sì. Qua tu hai la capacità di plasmare degli eventi, liberi da certi attaccamenti, da certe paure e utilizzi quell'energia per trasformare gli eventi in corso. Trasformare gli eventi in corso. Vedo che farai proprio delle scelte vere, autentiche, non ti fai più trascinare dagli eventi o dalle situazioni, fai delle scelte autentiche qua proprio. Nonostante ci sia questo blocco, questa ferita in te, no? Che può essere legata anche a una persona più piccola di te, più giovane, oppure una ferita per aver discusso con qualcuno in modo acceso, o qualcuno si è rivelato un po' più infantile, no? Sì. Qua si è riattivata una ferita del passato con una persona presente, però vedo che questa volta è come se tu avessi integrato quell'aspetto. Nell'avere le idee chiare qua, no? Le idee chiare, sì. Sì, assolutamente sì, ragazze e miei ragazzi. Cioè, qua anche nell'amore, nelle relazioni, emerge la tua verità, vedo. Però è necessario cioè, mettere un punto e a capo, no? Chiudere con... qua c'è una fine, c'è stata una fine inevitabile, una fine necessaria affinché tu potessi emergere nella vera scelta che il tuo cuore vuole fare in tutte le cose quotidiane, no? E vedo che raggiungi questa felicità qui. Ma è proprio davanti ai tuoi occhi questa cosa. Io vedo una rivelazione in questa lettura, una cosa che si rivela. Qualcosa magari rimane così com'è, apparentemente, a un certo punto vedi che è cambiata, perché cambia il tuo sguardo in merito a queste circostanze che sono potute accadere, mi spiego? Sì, perché tu vuoi armonia familiare, superare distanze, superare difficoltà e questo ottieni. C'è proprio il raccolto in seguito a questa elaborazione. Vediamo cosa ti dicono queste. La danza, qua io ti vedo danzare, un po', non so se fai le pratiche yoga sciamanico con me, la danza del piacere, no? Che cos'è la danza del piacere, quella pratica che vi ho fatto fare? Laddove voi danzate con gli eventi anche del vostro passato e li pacificate, li vedete come una narrazione unica per la vostra realizzazione. La danza è anche gioia, felicità in arrivo per te. Qua i dubbi, no, che tu potevi avere in merito a qualcosa o a qualcuno vengono assolutamente risolti. È come se avessi un'epifania in queste prossime ore, prossimi giorni. Qua c'è stato un crollo anche, no? L'abbiamo visto con questo 3 di spade, ma te lo metti, e anche con il 10 di spade, te lo metti completamente alle spalle. Estasi, raggiungerai uno stato d'estasi. Cioè l'estasi cos'è? L'estasi è uno stato ampliato di coscienza che si raggiunge grazie a una profonda consapevolezza, un'apertura di tutti i canali, di tutti i chakra, no? E la danza dell'estasi, la danza del piacere, è proprio ciò che ti consiglio di fare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per entrare a bomba in questa lettura. Perché, come ben sai, i tarocchi ci leggono un potenziale narrativo, no? Il mito che stiamo mettendo sulla scena della vita vivendo. E quando noi vediamo il mito ci riscattiamo. Questa lettura mi sta parlando di un riscatto di ciò che hai vissuto. Prossime ore, prossimi giorni. Allora, entrando in uno stato d'estasi, magari grazie a una pratica di yoga sciamanico, la danza del piacere, te lo ribadisco, allora tu entri a bomba in questa lettura ed immediatamente si attivano questi risultati. Mi spiego? Sì. Vediamo cosa hanno da dirti queste altre. Rivelerai il tuo autentico essere.
Il permettere che gli altri conoscano il tuo vero essere ti permetterà di vedere che ti amano per quello che sei veramente. Mi spiego, magari ti sei sottratta o sottratto nell'essere chi eri veramente per paure, ce l'abbiamo tutti, no? Ecco che la regina di spade qua entra proprio con quest'idea chiara di non sottomettere più il tuo vero essere, di esprimerti nella bellezza che ti incarna. E in questi giorni vedrai il frutto del raccolto, che è proprio il, questo sentirti amata e amato per come tu sei, va bene? Per come tu sei. Ok, cos'altro? Il progresso non significa perfezione, e qua ti dice: non ti devi paragonare alle altre persone, neppure ti devi giudicare, ti devi centrare in quello che hai appreso fino a questo momento, che è tanta roba, e quanto lontano sei arrivata o arrivato. Quindi datti una pacca sulle spalle, perché ti sta dicendo questa lettura che sei arrivata tanto, 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 tanto lontano, e gli altri lo apprezzeranno, cioè tu vedrai l'apprezzamento degli altri, il riconoscimento, il frutto è maturo per essere colto. Mi spiego? Cioè, questa è un'epifania, una rivelazione, un'epifania. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Lo specchio dell'io, giudicarsi, perdonarsi, introspezione. Questa è una carta che un po' tutta la lettura capirai magari di aver sbagliato nel giudicarti, no? Nel giudicarti in un certo modo, mi giudico male, ho sbagliato, non ho sbagliato. Quindi lo specchio dell'io ci ricorda di quanto la mente sia dominante in noi e di quanto noi ci specchiamo, noi riusciamo a scoprire noi stessi grazie ehm, alla relazione che abbiamo con gli altri, no? E qua è come se tu, siccome vedo che gli altri riconoscono il tuo essere, il tuo valore, è come se lo riconoscessi anche tu e avessi quella sorta di commozione che ti permette di dire: caspita, però dove sono arrivata? Lontano, no? Cioè, lontano dentro di me, sempre più profondamente. È un'epifania questa lettura, va bene? Cioè, un wow, ok. Vediamo cos'altro ti dicono gli spiriti a mezzo di questi altri oracoli. Lo otterrai, otterrai tutto. Non puoi forzare i fiori a crescere e nemmeno le piante a germogliare. Abbi pazienza e rispetta che tutto arriva con il suo ritmo e il suo tempo. Qualsiasi cosa tu voglia ottenere, tu la otterrai. Va bene, il raccolto sta qua, eccolo. Non ti giudicare, perdonati e lascia che l'energia fluisca. Quindi qual è il tuo obiettivo? È quello lo otterrai. Sono potente perché sono paziente. Va bene? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!